Salve, sono Claudio Carminati, ma gli amici mi chiamano Mr. Bell'Idea. Posso darvene una? Allora, vi andrebbe di fare una bella passeggiata in mezzo alla natura, a un centinaio di chilometri da Milano, quindi un'oretta di macchina, niente di che, e visitare un posto meraviglioso. Si chiama Riserve Naturali Torbiere del Serbino. Faremo una passeggiata in mezzo ai canneti e agli specchi d'acqua. Le montagne si specchieranno ovviamente in questi specchi d'acqua e sarà bellissimo, ci saranno dei paesaggi meravigliosi da visitare e da vedere e una boccata veramente di freschezza. E poi dopo si va a mangiare un boccone da qualche parte, ma non in grandi ristoranti, in una trattoria alla buona che vi consiglio, dove potremo gustare prodotti locali, siamo vicino a Iseo, quindi prodotti lacustri, e poi gustare i vini di Franciacorta. I vini di Franciacorta sicuramente non hanno bisogno di presentazione. Dai, andiamo! E poi vi porto a visitare una delle più importanti aziende vinicole di Franciacorta. Allora, innanzitutto andare in mezzo alla natura. La riserva naturale Torbiere del Sebino. È un posto incantevole che ti affascina e devi assolutamente visitare per concederti una lunga passeggiata lungo un polmone verde fatto di canneti e specchi d'acqua. La riserva è davvero ampia e ospita numerose specie di uccelli che nidificano e fanno tappa durante le loro migrazioni. È davvero piacevole ascoltare il cinguettio dell'usinolo che si aggira leggiadro fra i canneti e vedere la lepre correre felice nei prati. Ma partiamo dall'inizio. Per arrivare in questo paradiso si prende l'autostrada Milano-Venezia e si esce a Rovato, attraversando sterminati vigneti. Dopodiché il navigatore vi porterà facilmente in zona. Niente problemi per il parcheggio, ce n'è uno ampissimo proprio all'ingresso. Allora, l'ingresso alla riserva costa un solo euro e le guide costano 25 euro all'ora. Nella presentazione di questo video qua sotto vi darò tutte le informazioni che vi potranno servire per organizzare la gita, incluso costi, distanze, menù del ristorante, eccetera, eccetera. Ma adesso godetevi queste immagini. Se uno ha voglia può anche fare il percorso vita con vari ostacoli. E intanto che vedete queste stupende immagini, lasciate che vi racconti un po' di storia delle Torbiere. Oltre a essere un posto naturalistico eccezionale, è anche ricco di storia. Infatti la riserva non è naturale, ma frutto dell'uomo. E sì, infatti proprio qui nel 700 e 800 la riserva veniva utilizzata per l'estrazione della torba, che veniva essiccata e utilizzata come combustibile al posto del carbone, e fino ai primi del Novecento era una vera e propria attività produttiva che impiegava la popolazione del territorio. Ma chi è che cura questo immenso patrimonio naturalistico? Ecco la risposta. Buongiorno amici di Lombardia Web TV, sono qui col signor Della Torre. Sono il direttore della riserva naturale delle Torbiere del Sebino e sono anche una guardia ecologica di Regione Lombardia e opero presso la comunità montana del Sebino bresciano. Ed è stato gentilissimo perché mi ha concesso, con la sua bravura, di farmi fare dei video con il drone fantastici in questa area, mi ha fatto vedere degli animali. Io non so come ringraziarlo e presto allora apparirà sui nostri web. Grazie ancora, signor Della Torre, di nuovo. E via si decolla col drone dal monastero di San Pietro in Lamusa.
E con queste immagini, cari amici, si conclude la prima parte del video, perché è ora di pranzo e la fame è tremenda e quindi mi recherò in una trattoria locale per assaggiare le specialità gastronomiche della Franciacorta e assaggiare i suoi fantastici vini. Vi aspetto quindi venerdì prossimo, alla prossima puntata di questa stupenda gita, dove pranzeremo insieme da Fontanì e poi visiteremo una delle più importanti aziende vinicole di Franciacorta, la Bersi Serlini, accompagnati da Peter, il sommelier, che ci porterà nelle cantine e ci illustrerà tutte le fasi della creazione dei loro pregiati vini e berremo insieme le più profumate bollicine del mondo. È una bella idea, non vi pare? Mi raccomando, non mancate. Ciao!